sono un po', come dire, commossa, presa dal tutto, e quindi perdonatemi se avrò un po' di problemi a iniziare. E spero che abbiate voi delle domande già per togliermi un po' di impaccio. E ne abbiamo una. Può anche venire qua, le passiamo il microfono, così la sentono tutti. Ecco, visto che non abbiamo un microfono itinerante, se dovete fare una domanda, per favore venite qui, grazie. Lo dico in italiano, no? No, volevo sapere se prevalentemente ha lavorato per le serie televisive del BBC, se è una scelta professionale o se in futuro ci sono anche dei lavori previsti per il cinema e quale sarebbe l'approccio? I do, sorry, excuse my voice, I have hay fever, and it makes me cry. Un raffreddore da pieno, scusate, un'allergia. Excuse me. I'm well, I do both. I don't just do one. I'm doing two TV things at the moment. I can't say what they are yet, but one of them is a BBC thing, and I've got a couple of movies that might be happening soon, and I've also just done 2 episodes of a kids series for 8 to 11-year-olds. Allora, ci sono vari progetti in corso, tra cui 2 sceneggiature di film e anche dei programmi per bambini. 2 programmi per bambini. Altri progetti di cui però non può spiegare bene che cosa saranno. Is that right? Things that the other 2 screens you should be explaining. Ma non sono dottor Who. The films are for theaters, for movies, horror films. Ricordiamo che James è stato lo sceneggiatore anche di 2 film che sono avuto un discreto successo, che sono Severance e Cockney vs Zombie, che mi pare non sono stati nessuno dei 2 distribuiti in Italia. Ho un vuoto in questo momento, forse Severance sì, sicuramente Cockney vs Zombie no. Il prossimo ci sono sempre gli zombie? Ah, ok, non ce lo può dire, fantastico. No, ecco, mi sono ricordata una cosa che volevo dire. Probably not. I think I've put all my zombie jokes into that movie. I've written one other zombie movie, but it's in development hell, so it might not happen. Ha scritto anche un'altra sceneggiatura sugli zombie, però è molto in là da venire. Molto probabilmente resterà così. L'altra cosa che ha detto è che ha già messo tutte le sue battute sugli zombie nel primo film che ha fatto, e quindi... Sì, ho sentito risata generale. Ho tradotto per chi dietro non ha riso, che magari gli era sfuggita. No, io volevo dire, mi sono ricordata per l'appunto che siamo felicissimi di avere James, però diglielo che cosa dico, perché se avete notato dal nostro montaggio è l'unico sceneggiatore ad aver messo mano nei 2 prodotti BBC correlati a Doctor Who, quindi sia Doctor Who che Torchwood, in cui appare Peter Capaldi, che è il prossimo dottore. Quindi è coinvolto in qualche modo o potrebbe essere coinvolto in qualche modo nel futuro possibile, come si dice, dipanamento di queste apparizioni precedenti di Capaldi. Mai. I don't. I had no idea that was going to happen. If I did know, I couldn't say, but I honestly don't. Just between me and you and the internet, I don't know.
I was surprised when Karen Gillan became a companion, and she'd already been in my episode, so that was pretty surprising. And then I was even more surprised when Peter Capaldi became the Doctor, so now I don't know what the hell's going to happen. Niente, è rimasto onestamente ci sta dicendo che tra noi, lui, noi e internet non ce lo potrebbe dire, ma comunque non lo sa e quindi non ce lo può dire per quello, perché non ha idea. È rimasto molto sorpreso quando Karen Gillan è diventata una companion ed è rimasto ancora più sconvolto quando Peter Capaldi è stato scelto come dottore, ma al momento proprio non sa che cosa accadrà o come andranno a spiegare questo suo coinvolgimento. Lì in fondo ho visto una manina alzata e anche lui, vabbè, ti dispiace, lui è più vicino, se però tu intanto scendi e ti avvicini così almeno la sentiamo tutti la domanda. Posso fare in inglese la domanda? Poi la traduco io, ok. Intanto volevo sapere se ha visto il film che è recentemente uscito che si chiama Pompei e volevo chiedere una cosa tecnica rispetto insomma, al suo approccio a Pompei. Have you seen the recent movie Pompei, the one with Keith Harington? No, I haven't seen it. I saw the fake poster for someone did a fake poster for an episode of Series 8. It was like Return to Pompeii or something, and they photoshopped Peter Capaldi into it. I was wondering, I didn't like all this hyper showing. No, I have to show you everything. I prefer when you show the expressions of the reactions of people to the tragedy, not the tragedy itself. So. Yeah, I was surprised they made an action movie out of it because it's not really. I mean, you know, my episode it's very silly and funny and there's action, but the approach is different. Yeah, I wanted to take it seriously, and I didn't want to make fun of the fact that so many people died. I wanted to respect them and just say, look, this happened, and I respect that, and we should remember these people and remember who they were. Okay, so thank you. Nel suo episodio, parlando di Pompei, lui non ha voluto fare né la cosa troppo drammatica, però insomma neanche a prendere troppo in giro. E non riesce a capire come ci abbiano fatto un action movie sulla storia di Pompei. C'era tanto fuoco e esplosione e non c'era neanche bisogno di metterci dei camion che cadevano dai dirupi. Lot of explosion. You didn't even need the camion here to blow up. A lot of fire. It works. It works. First of all, hello. I was wondering, what do you think of Peter Capaldi as the new Doctor? I mean, you kind of answered that already, that you didn't expect that, but what do you think? How is he gonna be? L'avete capita? Qualcuno non l'ha capita, alzi la mano. Cosa ne pensi di Peter Capaldi come prossimo Dottore? No, perché erano state non due persone che adesso I'm very excited about the fact. I was surprised. Have you all seen the trailer, the new trailer? Yeah. Wow. I don't know anything about the new series, so I'm just guessing, but I'm guessing there's going to be some crazy, dark, mad shit. Sorry, am I allowed to swear? Sorry. It's English, so it doesn't matter. You want. Yeah. I'm guessing it's going to get dark and crazy and a bit weird. I'm very excited about that. There's stories that you can't tell with that kind of actor, and the stories you have to tell with that kind of actor. So I'm very curious to see where it goes. He's an amazing actor. I've been a fan of his since I was a kid, so I'm very excited to see what happens. But I don't know anything. Well, I'm speaking Italian now. Crazy dark shit. È una roba molto strana. Ci aspettiamo della roba molto strana. No, what did you expect? Besides the crazy dark shit. Dark, very dark.
lui pensa che molto probabilmente diventerà molto più dark la storia. Ci saranno più scene tipo orrore, horror. So I'm just guessing, but from what I've seen of him, his brief appearance in the TARDIS, I get a bit of a Tom Baker vibe, a bit of a crazy Tom Baker vibe. Because there's cuddly Tom Baker and there's crazy Tom Baker, and I get a crazy Tom Baker vibe from him. In the same way that I got a Patrick Troughton vibe from Matt Smith, which proved to be the case. So I'm expecting some scary stuff. I hope so. Allora, i nomi dei personaggi voi li conoscete meglio. Ok, praticamente ci ha detto che in qualche modo gli ricorda o si aspetta che sarà simile alle serie di Tom Baker, perché dal suo punto di vista c'è un Tom Baker, cioè un quarto dottore più coccoloso, cuddly, e uno, giusto, e uno molto più folle, nel senso proprio vibe, nel senso di vibrazioni. Esatto, proprio questa sensazione di oscurità, di maggior diciamo pressione, un tipo di sensazione che dava anche Matt Smith in alcuni episodi, ma che secondo lui si andrà a acuire in qualche modo. Una cosa che mi ho ricordato. It's funny because on Twitter you write about our dinner of Sunday, quoting the Red Wedding. And That's what it looked like. I was on a big table and then everybody else was kind of below me, and I was kind of scared. And I was thinking that on the 8th series there will be the actor that just left the Game of Thrones as Tywin Lannister, so maybe it's dark also because of him. No, I'm glad I sat there and not where they were sitting. No, it's because also for the actor Tywin Lannister, it will be the next Who. Chi è? Hanno confermato? Come si chiama l'attore? Non mi ricordo, c'è un po'. Charles Dance is the new. We don't know if it's their master, but maybe this vibe of tragic vibe came also from him. He's a very tragic person. Insomma, lui fondamentalmente su Twitter l'altro giorno ha commentato della cena che c'è stata con il gruppo dei ragazzi qui di Roma. Eravamo in un pub e noi eravamo seduti sul palco con gli ospiti e il pub è in stile medievale tra le altre cose, quindi si è sentito un po' come le nozze rosse, tranne per il fatto che era pieno di banane e quando il gruppo appunto si chiama Bananas Are Good, quindi questo l'ha un po' tranquillizzato, il fatto che non ci fossero spade ma banane. It would be a very different show. Sarebbe uno show completamente differente. So Ok, then you'd have to have bananas in the sex scenes and. Questa no, abbiamo capito. Questa non va a dicola, l'avete capito. Tanto congratulazioni per Cockney vs Zombie, l'ho trovato divertentissimo, però la domanda è sul Dottor Who. Nasce come serie didattica, educativa e ovviamente si è evoluta. Io volevo sapere in rapporto al ruolo originale della serie del Dottor Who come si è evoluto il ruolo dello sceneggiatore. I think TV just changed. I mean, Doctor Who stayed the same for a very long time, and then when it came back in 2005, they brought it up to date. I don't think there was any particular demand to get rid of educational stuff. I think if you put the Doctor in a period of history, it's going to be educational whether you want it to or not. I was determined not to have any education in the Fires of Pompeii because when I was a kid, if I was watching a show, if I thought they were trying to teach me stuff, I would turn off because I want to learn stuff. Explosions.
Vado io. Faccio io. Allora, dice che molto semplicemente è semplicemente cambiata la televisione più che altro, nel senso che il Dottor Who è stato se stesso per tanti anni, dopodiché si è interrotto, una volta che si è ripreso nel 1995, scusate, nel 2005, semplicemente si è inserito in quella che era il nuovo stile televisivo, il nuovo stile di scrittura. Lui stesso dice se quando lui guardava il Doctor Who da ragazzo, anche perché è un fan, cosa che non avevamo detto all'inizio, e avesse intuito che lo show era uno show educativo, cioè che doveva insegnargli qualcosa guardandolo, non avrebbe spento il televisore e se ne sarebbe andato, e quindi non ha neanche mai lontanamente pensato di mettere qualcosa di educativo all'interno dell'episodio di The Fires of Pompeii. Dimenticato qualcosa? Ok, perfetto. Ah sì, he said there is explosion. We love explosion. Io ti faccio una domanda più generica sulla tua tecnica di lavoro come sceneggiatore. My technique is I panic. I try to run away. I spend a day thinking about what I'm going to do, and then I think I can't do it. I'm going to have to tell them. I'm going to have to phone them and say I can't do it. Beh, prima viene un attacco di panico, poi vuole scappare, poi vuole dire di no, poi vuole telefonare e dire ragazzi non ce la posso fare. Then I get drunk. Poi si ubriaca. And then the next day I wake up and I think I've got to do it now because if I'm not going to do it, I should have told them yesterday. So now I have to do it. Poi quando si riprende il giorno dopo dice no, lo devo fare perché glielo devo dire ieri se non lo facevo e quindi sono fregato. But to be serious for a moment. Per essere serio un attimo. Just a moment. I have the idea and then I brainstorm for about a week. I have my one idea and I think, right, what are all the cool things that could happen and who are people that could be involved in this, and I just think up random things, and it doesn't matter if they don't fit together. I just come up with lots and lots of ideas around that idea, and then a week later I'll take the bits that seem to go together, that fit, and I'll put them together, and then I'll make an outline, and then anything doesn't fit, it's out, and everything else stays. And then I've got my outline, and then I do a rough script draft. So it just means that I know when I get to script, I know where I'm going, but I haven't got everything worked out. Allora praticamente sì, no, ci sono abbastanza, e dice che prende la sua idea, comincia a fare il brainstorm, quindi a elaborarla in qualche modo, anche perché brainstorm non credo che in italiano abbia un corrispettivo effettivo a parte elaborarla, svilupparla, ecco, forse, e comincia a tirare fuori tutte le idee, i personaggi e tutto quello che gli viene in mente a proposito di questa idea, qualsiasi cosa, anche se non c'entra niente, lui la butta fuori, la scrive. In questo modo poi alla fine della settimana, quando ha tirato fuori tutto quello che gli veniva in mente, comincia a scremare, a dire allora questo c'entra, questo non c'entra, tiene solamente i punti che tra di loro collidono in qualche modo, tutto il resto lo butta, e in questo modo all'inizio comincia la fase effettiva di scrittura. E basta. Qualche altra domanda? Non siete timidi? Annalisa. Non so come parla in inglese, eh? Ok, ci provo. Come reagisce lo sceneggiatore sapendo che non è il lead writer della situazione? Cioè lui sa che deve stare comunque, deve basarsi anche sulle idee di altri sceneggiatori. That's just working in TV. You have to, if you're on somebody else's show, you have to do an episode of their show. You can't just come in and do your own thing. You have to fit into the show. If you go in and do a Doctor Who episode and it's not like anything else in the world, then it's going to be weird because people watching the show want certain things.
having said that, I didn't have very much in advance for my episode. They asked if I wanted to do the episode, and I said yes. And they said, right, it's in Pompeii, and we want a nice Roman family, and there's fire monsters. That's it. And this was May, and they filmed in September. No, il fatto che quando entri dentro una serie televisiva già sviluppata non puoi fare una cosa completamente diversa. Se fai una cosa troppo diversa quelli che seguono lo Allora, spettacolo, perché io più o meno ho sentito, mi sono persa una frase in quelli che mezzo. seguono lo spettacolo non lo riconosceranno come tale. Per l'episodio di Pompei, per esempio, a lui hanno detto soltanto a grandi linee: l'azione si svolge a Pompei, vogliamo una bella famiglia e ci devono essere i mostri di fuoco. E questo è stato tutto lì. Then you start panic. Le linee che gli avevano dato e basta. And you start panic at the third moment. That's when you start panicking. Questo gliel'hanno detto a maggio, l'episodio doveva essere registrato a settembre, perciò era entrato un po' nel panico. I remember my first day that I sat down to write. I had the outline, and the first day I sat down to start the script, and it was a Monday. I remember exactly where I was, and I started the first page, and I just thought, oh my God, I'm writing a Doctor Who episode. I'm writing a Doctor Who. There's over 40 years of history. There's my 10-year-old inner child watching. There's 10 million people watching. This has got to be good. So I got the very first page, and it was a TARDIS scene, so I put interior, TARDIS, and then you're supposed to put day or night, and I thought, they're in space. Is it day or is it night? They're in space. So that was about an hour where I didn't know what to do. Che praticamente ci dice che il primo giorno che si è messo a scrivere, quando era davanti al foglio, non se lo dimenticherà mai perché era un lunedì, e ha iniziato in maniera molto, diciamo, tecnica, quindi la prima scena era dentro il TARDIS, quindi ha scritto interno, scena 1, interno TARDIS, e la cosa seguente che devi scrivere è notte o giorno, nel senso che devi dare una cioè quando scrivi una sceneggiatura è così, devi dare una corrispondenza temporale. E lui fa, ma sono nello spazio, e quindi fa, che cosa scrivo? È stato 3 ore a pensare se era giorno o notte. Aspetta, prima avevo anche detto, che cosa che non ho detto, che quando si è trovato di fronte a questa pagina vuota da scrivere, ha pensato, oh mio Dio, sto per scrivere il Doctor Who, sono 40 anni di storia, sono una cosa che io guardavo quando avevo 10 anni, ci sono 10 milioni di spettatori, oh mio Dio, che cosa faccio? Avete spiegato qualcosa? No, perfetto. C'è Claudia che vuole fare una domanda? First, hello. Thank you for writing the Fire Pompeii. I like this so much. But I wanted to ask something about Torchwood, because we know that character, the main character, Jack Harkness, that in Doctor Who is mainly a flirty character, a happy character, but in Torchwood it's very dark. And what it was like to change his character from flirty and happy go around to a dark, mysterious character that no one gets. Well, in Torchwood, he's the main character, so your main character has got to be a bit mysterious. And in Doctor Who, he's a guest character, and there's children watching, so he can't be very dark. But in Torchwood, it's on at 9 o'clock. There's no kids. Well, there's supposed to be no kids watching, but they all watch it, so we can do what we like in Torchwood. It's a darker show. It's a more serious show. I say more serious, given some of the silly stuff we've had in the show. It's a more adult show, so it's naturally going to kind of go in that direction. But having said that, I do try and put lots of silly things in. They usually take a few of them out. E allora fondamentalmente non è stato molto difficile, nel senso che alla fine Torchwood ha un target completamente differente, nel senso che mentre il Doctor Who va anche durante un orario durante il quale lo possono guardare anche i bambini, quindi non ci possono essere cose eccessivamente dark, appunto.
Torchwood va dopo le 9 quando si suppone che i bambini vadano a dormire, anche se poi non è vero, nel senso che poi stanno tutti a guardarselo. E inoltre in Torchwood è il protagonista principale, non un coprotagonista di passaggio in qualche modo. Di conseguenza caratterizzarlo in una maniera un po' diciamo più di spessore, se vogliamo definirlo così, è stato più facile, più naturale. E fondamentalmente loro, avendo questa possibilità di essere mandati in onda dopo le 9, il suo concetto è che possiamo fare quello che ci pare perché lo mandiamo dopo le 9. L'ultima frase non l'ho... Ah sì, giusto, lui comunque cerca di metterci... lui comunque cerca di metterci delle cose divertenti, ma la maggior parte gliele tagliano. E quindi mi dispiace. A proposito di Torchwood, visto che siamo cascati in questa di serie, chi è che segue anche Torchwood a parte il dottore? Torchwood fan. Chi è che pensa che la terza stagione sia la migliore? Ok, this is the fun. The third season is the best. Yeah. Siete i migliori quindi? Bravi. Now you have to fight. To the death. Non è che abbiano deciso subito che dovevano far fuori quel personaggio, hanno cercato di vedere le varie possibilità, se venivano gli alieni, se facevano qualcosa di veramente orribile, che cosa avrebbero potuto fare, cosa sarebbe successo. Come sarebbero arrivati in maniera molto spettacolare, come farli arrivare in maniera molto spettacolare. Però allo stesso tempo, allora, cosa succede qui? Cosa succede presto? Sì, hanno fatto il brainstorm anche in questo caso, come lavora lui da solo, l'hanno fatto in gruppo. Hanno stabilito che doveva succedere così. Qualcuno ci va da morire. Why? Just toss a coin. No, because it was the end of episode 4, and that's the moment in a story when everything has to be everything is dark, everything is lost. You're not going to win, and it was. Normally we have 13 episodes, but for that we had 5, so it was quite compressed. So I think if it was a 13 episode thing, we probably wouldn't have killed somebody so soon after series 2, where we lost 2 people. But it was such a big threat. They were so powerful. It didn't make sense that somebody wouldn't die, so somebody had to die. And it had, but it, I know. Why, God, why? Well, it had to be, given what Jack does in episode 5, which I won't say, it had to be the person who he loves the most in the world. So in a way that's nice, but in another way he's dead, and it's terrible. But we didn't sit around laughing or anything. It was a very serious decision, and especially when you know that an actor is going to not have a job anymore. It's a very, very serious decision. So it's sad for everyone, and they've been working together for years. So yeah, that's the short answer. It had to be the person he loves the most to make him do what he does. Allora, fondamentalmente erano arrivati al 4º episodio di una stagione che aveva solamente 5 episodi, quindi era il momento in cui era tutto perduto, non c'era possibilità di vincere, la disperazione più totale, chi l'ha visto lo sa, insomma, e quindi non era tanto il fatto che vogliamo ammazzare qualcuno, ma che qualcuno deve morire fondamentalmente. Non avrebbero ucciso qualcuno così, diciamo così velocemente, così subito dopo aver già perso altri 2 personaggi nelle stagioni precedenti, nella seconda stagione, se non fosse che però di solito avevano 14 episodi disponibili, questa volta erano solamente 5, quindi sono stati costretti. La risposta al perché lui è perché era la persona più amata da sappiamo noi chi l'ha visto, sempre per non proseguire negli spoilers, e che è era l'unico modo per far fare a quella persona quello che poi ha fatto nel 5º episodio. Quindi è più che altro un incentivo, si può dire. E comunque ci pensano molto prima sì, di giusto. uccidere un personaggio, perché pensano anche all'attore che resta senza lavoro.